Ma facciamola così però, in linea. Come siamo? Welcome, benvenuti. Ce l'ho fatta anche questa volta, ragazzi. A fare lo scherzo a Moonchild. Non L'hai ce la fatto. posso fare. Sono Così. diventata una pura scimmiona. Benvenuti, benvenuti. Ciao a tutti, benvenuti. Come state? Allora, condividiamo, Donato. Sì, proviamoci. Allora, questa, vediamo. Eccola qua. Voilà. Ce l'ho fatta. Scusate, ho dimenticato una cosa, torno subito. Eccoci qua. Vediamo se c'è già qualcuno. Certo che c'è qualcuno. Chi salutiamo quindi? Certo che c'è qualcuno. Chi salutiamo quindi? Non vedo nessuno. Ah sì, 2 persone. Ma sapete che tanto Donato non vede niente, adesso vi racconto anche una storia. Che storia ci racconti? Dovete sapere che l'abbiamo perso. Watson, sto cercando Moonchild. Watson, dov'è Moonchild? Questa luna connessa al centro galattico mi ha un po' portato lontano. Vedete, è che l'onda del mago l'ha talmente assorbito che oggi non c'è. Esatto. Quindi, E questa ragazzi, luna io non garantisco le visioni di questa sera, come sapete noi scherzando, ma no, sto dicendo la verità, non sto scherzando veramente. Io vi sto parlando sempre da Luxor, la grande full moon sopra la mia testa, e sì. Donato vi parla da Berlino e vi condividiamo con amore, con grande amore queste nostre visioni e con grande piacere. Io con i miei oracoli vi racconterò che cosa porta questa onda per me, quello che mi arriva, quello che mi suggeriranno tutti i miei super guide, super sacerdotico intorno, e Donato lo farà invece con lo Stolkimai, secondo lo Stolkimai. Però il problema è che mentre ci stavamo preparando, prima di 5 minuti prima, l'ho perso e ha incominciato a vaneggiare raccontandomi delle cose che non vi posso dire perché veramente, se no chiudete la diretta e non ci ascolterete mai più nella nostra vita. Quindi ragazzi, è la mia chiediamo vegna oggi, chiediamo vegna per il nostro Moonchild, per favore, mandatemi dell'energia affinché si chiarisca la sua vision, il suo terzo occhio che possa esplodere. Sì, questa connessione con la mia Venus su questo Unabco, questa luna che ha illuminato tutto questo, mi ha fatto comprendere delle cose che Cinzia ha... Non ne vogliamo sapere. Va bene così. Ok, ci crediamo. Ci crediamo. Moonchild, noi ci crediamo. Non preoccuparti. Quindi benvenuti, intanto welcome nella nuova onda, Kim 27, Mano Blu, e entriamo in questi prossimi 13 giorni dove entriamo veramente in questa mano galattica, il Kim 27, oggi 14 di giugno, e questa sera abbiamo anche la full moon in Sagittario, quindi questa grandissima luna potentissima. Ero sul Nilo l'altra notte mentre tornavo e veramente si specchiava assolutamente
dentro al Nilo, è stato uno spettacolo veramente meraviglioso, era in cielo e dentro il Nilo, nell'acqua, quindi è stato un magico momento della notte. Ciao Katy! Ciao, Nostre fedelissime. ciao carissima. Benvenuta. Quindi io inizierei a raccontarvi un pochino l'onda e direi che inizierei sempre come faccio sempre con l'affermazione di oggi del Team 27 e per cercare di entrare un pochino in quello che è tutto quello che ci racconterà questa onda. Ciao Anna, ciao Ele, ciao ciao ciao. Ciao. Benvenute, benvenute, benvenute. Lo metto un po' di sole perché sapete che qui c'è sempre poco sole a Luxor, allora mi manca sempre il sole di là. Quindi stasera andiamo così. Allora vi chiedo un attimino di concentrarci tutti insieme, facciamo un grande respiro e cerchiamo di entrare nell'essenza, come dico sempre, di questo Kim 27, l'anno blu magnetica. Io unifico per conoscere, attraendo guarigione, sigillo la riserva della realizzazione con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Grazie. Benvenuti in questi prossimi 13 giorni. Andiamo a vedere che cosa Benvenuti. questi prossimi 13 giorni ci vogliono dire tramite i miei oracoli. Ciao Gio, ciao Giovanni. Ciao. Allora, vediamo un po' cosa ci portano questi prossimi 13 giorni. I prossimi 13 giorni ci chiedono di fare un percorso per riconoscerci e per tornare semplicemente a noi stessi. È come se i prossimi 13 giorni ci chiedono tramite questa grande guarigione che ci porta a questa mano, ci chiede proprio di mostrarci semplicemente chi siamo, ma per mostrarci chi siamo abbiamo bisogno un attimino di fermarci e di andare a vedere veramente chi siamo noi. Non possiamo uscire così, dobbiamo come fare un cammino per andare a vedere veramente prima noi stessi. Guardate chi siete. Voi lo potete manifestare fuori, però prima state dentro di voi e guardate, fate una ricerca, rimanete un po' dentro la vostra caverna controllando su quello che dovete tenere e quello che non dovete tenere, ma prima fatelo per voi stessi, perché in quel momento riuscirete a cambiare intorno a voi moltissime cose e vi potrete dopo manifestare al mondo. Vediamo un attimo. Eccoci qui. Allora, questa onda ci chiede, intanto oggi nel giorno magnetico, ci chiede nel primo giorno di rimanere centrati, di essere quel canale tra il cielo e la terra e di rimanere veramente tramite il nostro cristallo, che è il nostro cuore, e lasciare che le cose si mostrino, come se tramite quel cristallo che abbiamo nel nostro cuore noi potessimo trasmettere, quindi diventa come il nostro trasmettitore per questi 13 giorni dell'onda ed è molto importante perché se voi lasciate che proprio ci sia questa centratura veramente tra il cielo e la terra e le cose si mostrano e non è un'attesa, come vi dico sempre, dovete stare fermi, ma aspettare semplicemente che il momento sia giusto per voi, che sia il momento per fare una cosa, che sia il momento per parlare, che sia il momento per chiarire, che sia il momento per portare armonia nella vostra vita. E oggi proprio vi chiede questa grandissima centratura, non usate la forza, state nella morbidezza, state nella dolcezza di manifestarvi, questa è la cosa più importante che dovete fare, rimanete veramente nella grande dolcezza e manifestate da lì. E i prossimi giorni vi viene chiesto di
darvi il permesso di cambiare modo di vedere le cose. C'è una guarigione che arriva tramite un altro canale, qualcosa che non avete mai preso in considerazione, qualcosa che... Scusate. L'ho chiuso, no, l'ho chiuso. No, l'ho chiuso, invece non l'ho chiuso. Scusate, dicevo, questa guarigione vi arriva tramite un'altra visione, un altro modo di vedere le cose, però fino ad oggi è come se voi non ve lo foste mai permesso, non vi siete permessi di guardarla da quel punto di vista, avete sempre rifiutato, una parte di voi ha voluto sempre mantenere quelle corde nelle mani e quei palloncini, come vi dico sempre, che non volete lasciare, invece adesso è il momento proprio di guardare, proprio di andare dietro la casa, di andare sopra la casa, di guardare da sopra sotto e di vedere veramente come sono veramente, come vi sembrano le cose, vi sembrano sempre uguali o c'è stato un cambio? E quel cambio è molto importante perché siete voi che siete cambiati, siete voi che non siete più gli stessi di prima. Quindi datevi il permesso di manifestarvi per quelli che siete oggi. Questo è molto importante che fate. E tramite quella visione voi riporterete un ordine che va portato sulla terra, va portato nelle basi, va portato nelle radici. Le radici vanno rimesse in ordine, perché sennò non possiamo andare da nessuna parte. Quindi vi renderete conto che vi potete dare oggi, vi potete con questi giorni, tramite questa guarigione, mi do il permesso di guardare le cose da un altro punto di vista e mi do il permesso di mettere quelle basi finalmente in un modo completamente diverso. E veramente le metto giù. La radice ben piantata adesso nella terra, io posso salire, a quel punto posso andare dove voglio, a quel punto vi troverete essere talmente leggeri nel fare le cose e vi si apriranno tantissime strade che non avevate visto prima, quindi datevi il permesso di poterlo fare, è molto importante perché quello vi alleggerirà e vi darà la possibilità di poter veramente camminare e avere moltissime chance, vi si aprirà più di una strada davanti a voi. E queste strade che si apriranno però vi chiederanno una scelta. Qui ci sarà da fare una scelta. Che cosa volete adesso? Avete il coraggio di andare oltre, di passare quel cancello? Oppure ancora non ve lo permettete? Qui vi è richiesto il coraggio, un coraggio di fare che cosa? Di lasciare andare quello che è stato fino ad oggi. Quella visione che vi ho detto prima, che voi vi rendete conto che oggi mi do il permesso di poterla vedere, oggi vado lì e la vedo, quella visione. Allora a quel punto mi do il permesso veramente di lasciare andare tutti questi attaccamenti e di permettermi di reinventarmi. Posso in questi 13 giorni di questa luna reinventarmi, è molto importante questo, camminare in una nuova strada e a quel punto mi riconosco, a quel punto mi vedo, so tutto quello che io conosco, tutta la mia conoscenza, tutto quello che ho a mia disposizione, tutto, quindi è molto molto importante perché a quel punto io sono pronta a portarlo nella mia vita e a portarla a mia disposizione, prima a mia disposizione questa guarigione, prima di portarla nel resto. E allora capisco che mi devo affidare, che l'unica via che ho è affidarmi all'universo e ringraziare l'universo per tutto ciò che mi manda. Grazie universo, mi devo proprio affidare totalmente. E devo stare nell'essenza, dentro, non nelle cose esteriori, non mi interessa se ho 1000 persone che mi dicono che sono bella, che sono brava, non mi interessa. Sentite dentro che cosa c'è, cosa vi dicono veramente, sentite dentro voi, che cosa volete veramente. Siete comodi? Questo vi dovete fare questa domanda. Se sono comoda, perché se siete nell'essenza voi sarete comodi, perché in quell'essenza voi potete fluire e non c'è nessun tipo di problemi. A quel punto troverete veramente dove volete andare, vi si mostrerà il vostro piano e sapete come fare per arrivare a quel piano.
potete camminare per arrivare in quel piano, capite? E avete proprio tutto a disposizione, ma ciò che vi serve è il vostro cuore, voi dovete stare connessi con quel cuore, dovete essere proprio dentro quel cuore ed è molto molto importante questo, okay? E a quel punto voi vi rendete conto che le strade si aprono, ci sono nuove possibilità, ci sono nuove chance, c'è una nuova guarigione, una guarigione che potete permettervi, perché è come se voi dal cosmo scendesse questa grandissima guarigione giù sulla terra. E a quel punto io posso camminare sulla mia strada, posso andare velocemente e a quel punto mi permetto di ricominciare, di reinventarmi, come vi ho detto prima, mi permetto di reinventarmi perché ho capito e ho scelto, mi sono scelta, mi sono ritrovata. Questi 13 giorni voi vi ritroverete. Questi 13 giorni avete la possibilità, se camminate con calma, se vi ascoltate, se rimanete in ascolto di tutto quello che vi arriva, ascoltatevi, perché in questi 13 giorni cioè veramente mi riconnetto a me stesso, prima per me, e mi do il permesso di ricominciare. Cominciare non vuol dire che devo ricominciare da capo, che e devo fare tutto, ma no, avete tutto a disposizione perché voi avete tutta la vostra conoscenza a disposizione. Ma mi permetto di reinventarmi e di essere in armonia con l'essere che sono oggi, con chi sono oggi. Quello che eravate prima, anche se tenete delle corde in mano, non lo siete più. Quindi finché non portate l'armonia nella vostra vita, quel flusso non può arrivare nella vostra vita, quel flusso che scende non può arrivare nelle vostre radici, allora tutto sarà in armonia, il lavoro, l'amore, i soldi, tutto è energia, tutto è insieme, ricordatevi. Quindi permettetevi di veramente reinventarvi e ricominciare e rispettando chi siete oggi, nell'armonia dell'essere che siete in questo momento. Grazie. Vediamo gli aiuti. Questa onda della mano. Ciao Lauretta. Aura. Ciao Laura. E guardate che arriva. Basta. La dea della sensualità, quindi qui la guarigione passa anche nell'accettare e nel riconnettervi con la vostra sessualità e la vostra sensualità, che è un canale potentissimo. Non va bannata quella, va rimessa in contatto con il nostro essere. È una parte molto importante che noi abbiamo. Questo non vuole dire sesso, eccetera, c'è molto di più dentro quella parte. C'è tanto, tanto, tanto di più. E sono proprio delle iniziazioni, delle attivazioni che arriveranno in questi 13 giorni, tramite proprio questo, il sentirmi, il risentire i miei doni e risentire chi sono. Benvenuta Mary, la mia Mary che mi fa impazzire. Ciao Mary! Da Londra, sì. E quindi riconnettetevi alla vostra sessualità, alla vostra sensualità, portatela nella vostra vita, risentite quel fuoco che arde dentro di voi, è assolutamente importante che voi lo portiate, lo riconnettete a tutto il vostro essere e lo onorate la vostra sessualità e la vostra sensualità. Questo è un canale molto potente di cui abbiamo grandissimo bisogno per mettere sotto queste radici, come ho detto prima, e per farle salire, mi raccomando. Vediamo con le carte del Sole e della Luna cosa ci dicono. Meraviglia delle meraviglie, guardate, nuovo inizio. Qualcosa di nuovo, ci possiamo permettere, come ho detto prima, datevi il permesso di cambiare quella visione, datevi il permesso di vedere le cose in un modo diverso. Connettetevi tramite questa sessualità, che sarà questa che vi darà proprio il via per poter aprire
un nuovo canale di riconnessione, una nuova guarigione, c'è una guarigione in atto in queste 13 giorni, una guarigione potente del nostro corpo e del nostro spirito, che passa tramite tutti i sensi che abbiamo, non dimentichiamone nemmeno uno di quei sensi, sono assolutamente fondamentali, ricordatevi. E stasera super surprise, stasera tiro fuori una delle mie carte dei Gate, vediamo che cosa ci dicono. Wow, 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 wow. La sala degli amenti è la sala delle iniziazioni, dove riceviamo tutti i segreti, dove ci sono tutti i tesori nascosti, sala degli amenti, dove Thoth scendeva, dove c'erano i grandi maestri, dove i grandi maestri lo aiutavano, le facevano delle attivazioni, dove solo pochi sono ammessi, ma che in questi 13 giorni ci ammettono in queste sale e ci ammettono per poter aprire e ricevere delle nuove attivazioni. Nuove attivazioni sono delle guarigioni cellulari del nostro corpo fisico, del nostro spirito. E ci sono tesori che erano rimasti nascosti, tesori che noi stessi abbiamo nascosto a noi, ricordatevi, e che ce ne siamo dimenticati, e che forse in questi 13 giorni, se cammineremo calmi e vedremo tutto quello che arriva, noi li potremo riconoscere. Ecco qua, i nostri 3 aiuti. E quindi grande potenza sia per Bastet, sia per un nuovo inizio, sia per questa carta dei Gate. Queste sono le carte dei portali, quindi un portale che si apre in questi 13 giorni. Quindi grazie di avermi ascoltato, spero di esservi stata utile, di avervi dato qualche tips per passare questi 13 giorni, e scriveteci, raccontateci che cosa arriva. Non fate come Donato che l'abbiamo perso, Watson l'abbiamo perso, quindi non garantisco la sua visione di stasera, però noi lo amiamo follemente, come io vi amo tutti, vi voglio bene a tutti. Grazie. E grazie, passo la parola al mio amato Moonchild. Vai Moonchild. Bellissimi finale di questi consigli. Perfetto, allora entriamo nell'energia di questa onda che è la numero 3 del computo sacro. Quindi ovviamente portiamo un servizio con il tono elettrico, il numero 3, e mescolato anche al discorso della colonna, perché siamo entrati con la fine di questa appena finita del mago, siamo entrati nella seconda colonna delle 13, diciamo, complete dello Tzolk'in, e qui quindi c'è un tono di sfida, quindi uniamo il 3 al 2, abbiamo veramente una grandissima possibilità con questa mano, perché essendo l'energia della mano proprio quella di mettere a terra, perché è governata proprio dalla Terra, dal pianeta Velatropo 24, insieme al suo alleato umano giallo, che Cinzia conosce benissimo, perché c'è nata la mia onda. Esatto, quindi tutto questo insieme, diciamo, che dà questo proposito molto forte, molto prepotente, di poter liberare appunto la propria volontà e di sviluppare appunto la saggezza che è intrinseca dell'umano, però distinguibile, quindi cioè con la mano abbiamo la possibilità proprio di metterla a terra e di realizzare sul piano terreno fisico tridimensionale ciò che vogliamo portare a risanare, quindi soprattutto di noi stessi. E poi ci dà anche la possibilità di integrare e di trovare come l'ingrediente alchemico, diciamo, e quindi trovare il giusto equilibrio dei giusti elementi per poter far, diciamo, combaciare e creare il contatto fra questa quarta dimensione e la terza dimensione, che è poi l'opposto della Terra, la Terra rossa, che dopo, vabbè, ne parliamo un po' meglio, e quindi poter accedere a piani ovviamente più alti nella riconnessione di quello che dovrebbe essere l'umano originariamente, appunto unito di questi antichi elementi, che poi col tempo e le guerre del tempo si sono andate disfacendo.
E il proposito quindi è questo di oggi e della mano in generale, quindi trovare proprio questa guarigione vuol dire portare con la propria arte, sviluppare tutti, diciamo, gli strumenti che abbiamo ottenuto e siamo riusciti a rendere consci con l'aiuto del mago dell'onda precedente, tutto quindi il lavoro che abbiamo fatto, ora possiamo portarlo in forma proprio artigianale, ecco, possiamo proprio renderlo manuale, possiamo veramente giostrarla, la materia come meglio vogliamo, e quindi tutti i lavori manuali, tutto quello che vogliamo creare, dove possiamo mettere mano proprio nel senso anche letterale, e qui abbiamo la possibilità di farlo. Questo antico collegamento che vi dicevo prima, appunto, che era con la Terra Rossa, quindi Urano, l'energia di Urano, ed era interconnesso con Velatropa 24, e poi dopo è stato perduto per colpa di queste guerre del tempo, va quindi ripristinato, va riportato, riportata appunto la sincronicità originaria e questa connessione utile e più facile, diciamo, verso la quarta dimensione, quindi la telepatia, la lettura attraverso appunto i segni o i numeri, che sono proprio il linguaggio universale galattico, e tutto questo per poter appunto navigare meglio nel quotidiano, insomma, nella praticità di ogni giorno, insomma, dalle cose più piccole. Quindi quest'umano, appunto, che è l'aiuto dell'avatar, è questo veicolo fondamentalmente orbitante, ospite, di cui siamo padroni qua pienamente di noi stessi, e quindi dobbiamo tornare a quell'ordine originario, insomma, quell'esperimento galattico che fu fatto all'inizio, appunto, attraverso l'alta magia di questi altissimi maghi arturiani, con anche Antares e Sirio, e quindi riconquistare, diciamo, questo nostro quinto potere, che è comunque come strumento appunto lo Tzolk'in e il linguaggio, diciamo, galattico ci aiuta a fare proprio questo, cioè riguadagnare questa quinta forza, quindi ritornare ad essere interpreti di noi stessi e capire quello che significa la nostra firma galattica, quindi il nostro vero percorso, il nostro vero diciamo compito qui su questa terra, insomma, insieme a tutti gli altri umani. E quindi insomma lo strumento del Dream Spell questo poi serve fondamentalmente da scoprire, per poi attivarsi e portare appunto tutto questo. L'alleato, abbiamo detto, appunto, è l'umano, quindi la guida della mano è guidata semplicemente sempre da se stessa, e la sfida appunto è la terra rossa, che appunto di cui vi ho parlato, che è questa connessione, diciamo, più eterica e più psichica, che va riattivata appunto e riportata sul piano terreno, appunto, per poterla gestire e poterne trarre frutto. L'occulto invece, che è appunto l'aiuto nascosto della mano, e che è tutto ciò che viene percepito, diciamo, esternamente, ma che però vi rimane nascosto, è il mago, ovviamente, il mago cosmico che ci lasciamo alle spalle, e il mago cosmico sull'onda del vento, quindi la capacità di creare il proprio tempo e spazio e portarlo in arte, sì, quello che abbiamo praticamente affrontato nell'onda passata, trascendendo tutto ciò appunto attraverso il respiro e la comunicazione che il vento e l'alta sacerdotessa ci tramanda e ci trasmette, e semplicemente stando nella presenza, appunto, in questo non tempo. Poi passiamo al Kin 2, che è la stella lunare gialla, numero 28, meravigliosa. E qui appunto realizziamo che se ogni umano, ogni uomo e ogni donna è una stella, e
e abbiamo proprio anche gli stessi componenti che appunto compongono le stelle e gli stessi elementi, e quindi sappiamo di essere figli e frutto di una creazione cosmica, e tutto questo appunto nella sfida ci porta alla consapevolezza di trarre appunto attraverso l'arte, grazie all'arte, alla bellezza, la cultura e l'amore, tutto ciò che è diverso, tutto ciò che noi affrontiamo e percepiamo come paura perché è diverso. In realtà dobbiamo attraversare quel confine e mettere appunto tutto l'amore possibile in tutte le cose del quotidiano, insomma, nelle cose, a partire dalle piccole cose, dobbiamo avere nei piccoli gesti, in tutto quello che porta appunto la cura e la guarigione, nella realizzazione, nell'accettazione di quello che siamo fondamentalmente, nell'amarci per come siamo, e quindi anche nell'accettazione ovviamente degli altri e di quello che portano e quello che portiamo, insomma, seppure differente. Nel Kin 29, poi il giorno 3, la luna elettrica, giorno 3, sì, luna rossa elettrica. Qui abbiamo appunto le acque universali emozionali che si attivano, e possiamo trasmettere all'unisono, far sì che questo catalizzatore, che è l'acqua, appunto elettricamente venga attivata, e l'intento sia quello di spingerci sempre di più fuori dal marasma, da tutto quello che è contrito emozionalmente, da tutto ciò che è stantio, da tutto quello che stagna e che comunque non può fluire, non può progredire. Quindi qua appunto l'acqua fa da conduttore primario e fa sì che tutto possa essere, diciamo, visto più trasparentemente, possa essere portato a galla per essere appunto riportato in guarigione e lasciato poi fluire e andare. Nel giorno 4 invece abbiamo, scusate, sono un attimo perso, nel giorno 4... Cane autoesistente? Sì, che è il Kin 30, 30. Giusto, numero 30. E dove è finito il Kin numero 30? Me lo son Cane perso. bianco da troppo innamorato e quindi se n'è andato. Esatto. Ha troppo amore. Esatto. Dunque, con il cane diciamo autoesistente, infatti, sì, vogliamo dare appunto forma e misura all'attenzione, alla cura, alla compassione e a tutto ciò che è amore incondizionato, che per noi è molto difficile da comprendere, ma che qui abbiamo la possibilità di portarlo nel quotidiano, insomma, di capire come giostrare, come arrivare a poterlo manifestare verso noi stessi e quindi anche poi verso gli altri. È molto importante quindi avere cura di se stessi e riuscire a bypassare, diciamo, il dare solamente per missione e così esteriore. Ecco, invece deve essere veramente qua sentito l'aiuto, e la compassione deve essere assolutamente ambivalente, insomma, deve essere portata prima di tutto dentro di noi e poi fuori, verso le persone che ne hanno bisogno. Poi dopo abbiamo la scimmia 31. Scusate, mi sono un attimo ingarbugliato e ho perso
un attimo il filo. Scusatemi, ma non riesco più a Scimmia capire. intonante in La 31. La scimmia che ha la fatto lo scimmia, scherzo come sempre. infatti, E le sai che infatti. sapete che le scimmie fanno sempre gli scherzi a Donato. E quando c'è la scimmia succede sempre qualcosa a Donato. O gli occultano delle cose. Perché Tanto non. è la mia sfida, È quindi. la Allora, mia quindi, guida, quindi si ritrova con la mia guida. esatto, mi aiuta a ingarbugliarmi e così Mi aiuta ritrovo. a essere più leggero, assolutamente. Esatto. Allora qui infatti il gioco e la trama della scimmia si fa abbastanza tosto, perché nel tono ovviamente 5 c'è un cambio forte, prepotente, e va assolutamente presa e accolta questa intenzione della scimmia di trasformare attraverso l'illusione, quindi anche il gioco della realtà, così come ci viene mostrato, viene con la scimmia ribaltato, e quindi possiamo fare così un bel tabula rasa proprio, e magicamente spostarci su diversi piani per essere più reali e più in linea con ciò che è più salubre per noi soprattutto, e quindi sanare queste radici e portare con la mano appunto realizzare realmente dove siamo, la situazione in cui siamo, per poterla proprio cambiare. Nel giorno poi 6 abbiamo l'umano giallo ritmico 32, che è appunto l'analogo, come dicevo, della mano, e quindi la ricerca qui è dell'umano è quella di cercare di influenzare il più possibile la nostra coscienza con ciò che più ci risuona, e ciò che è proprio più in armonia e che ci dà quel ritmo, quella frequenza che noi riconosciamo essere personale, e quindi più saggia, più libera per noi, libera dai dogmi, libera dalle imposizioni, diciamo, che ci vengono dall'esterno, dalla matrice, diciamo, tridimensionale. E quindi possiamo realizzare di essere appunto questi avatar che sono attivi e in equilibrio con noi stessi, riuscire a veicolare e riattivando appunto questo io sono, quindi io posso, e questo libero arbitrio viene assolutamente più facile, più semplice nell'arte del appunto per proprio vivere personale, insomma. E di aprirci quindi anche verso nuovi cammini e nuove direzioni. Nel Kin 33 abbiamo il viandante risonante, 33 quindi il cuore dell'onda, viandante di cieli risonante, numero 7, il cuore del 13, rosso, e qui si apre il canale proprio sacro, il canale del cuore, dove c'è il nucleo informato di questo antico messaggio perduto, di questo antico messaggio profetico, che qui abbiamo la possibilità di canalizzare, e che è diverso per ognuno di noi, non è che cioè, quello è per tutti, e qui bisogna cercare appunto di creare questo nuovo spazio, questo nuovo tempo dentro di noi, questa nuova realtà, per aprire appunto questi nuovi regni poi fisici, in cui poter fare attecchire, diciamo, questo messaggio, e aprirci quindi a ciò che è inconsueto e è ancora latente, diciamo, nel nostro inconscio. E può essere questo assolutamente visto e compreso anche attraverso magari lo sguardo di uno straniero, lo sguardo di qualcuno, di qualcosa che ci sembra estraneo, esterno e non familiare, oppure una situazione che ci crea disagio. In realtà è proprio quella che ci può aprire, ci può aiutare a guarire, per andare oltre e salire quindi di un'ottava oltre, e andare verso sempre di più verso noi stessi.
Poi abbiamo il Kin 34 con il giorno 8 il mago galattico bianco. Nel mago galattico abbiamo appunto tutto ciò che è stato l'insegnamento della passata onda, e quindi questo grado molto alto di magia che abbiamo raggiunto. Abbiamo creato questo grandissimo spazio dentro di noi, l'abbiamo respirato, ci siamo entrati e abbiamo ottenuto quindi questi alti gradi, questi strumenti nuovi che ci hanno appunto dato il permesso di essere portati a manifestazione in questo divenire, in questo nuovo tempo, in questo non tempo in realtà, che è divenuto appunto arte e ha esteso appunto queste radici per poi portarle in estensione anche in esterno, verso l'alto e verso realizzare qualcosa di grande e di diverso su questo pianeta, diventando appunto noi gli unici maghi di noi stessi, gli unici quindi sciamani e guaritori di noi stessi qui. Sperimentiamo questo e intercambiando appunto laddove possibile gli elementi e spostando e creando dal nulla ciò che prima sembrava impossibile fare. Poi abbiamo nel giorno 9 l'aquila solare, blu meravigliosa, wow. L'aquila solare che ha un potere straordinario qui, perché lei già di per sé crea, e sia in questo tono solare che non a caso irradiato dal sole, che è il suo compagno, quindi gli porta tutta la verità, tutta la luce e tutto il calore dei piani alti dell'aquila, quindi della mente superiore, quella planetaria. E qui con questo tono appunto assolutamente portiamo in intenzione di realizzare questa visione dell'aquila a livello proprio creativo, e di ampliare orizzonti e vedute, e quindi osservando e vigilando sempre appunto da un piano molto alto quello che può essere la guarigione alta di noi stessi, quindi semplicemente guardando altrove e guardando al di là dei confini e degli orizzonti e del conosciuto. Qui appunto la visione interiore prende forma e si fa strada dentro di noi, quindi cerchiamo di seguirla e cerchiamo di oltrepassare appunto questa gabbia mentale che normalmente ci incatena e ci tiene ancorati ai soliti paradigmi e orizzonti. Quindi entriamo sempre di più nel cuore con l'aquila, fondamentalmente dentro di noi, per poi vedere oltre. Poi abbiamo il guerriero planetario, tono 10, giallo, e con lui appunto qui anche con lui riusciamo a uscire allo scoperto e con la sua intelligenza impavida e la sua certezza di cui appunto si rende controllore e riesce a governare come fossero le sue armi, attraverso appunto questa fierezza di animo. Il guerriero ci spinge verso sempre di più, verso ancora sempre più vicino verso la verità, e ci riconnette sempre di più, e ci sprona anche ad andare oltre le nostre paure e le nostre insicurezze per conoscere noi stessi e accettare anche quella insicurezza, quella delicatezza che in realtà ci apre a una nuova un nuovo potere, una nuova arma di cui possiamo usufruire, e quindi sappiamo e realizziamo che possiamo assolutamente farcela per andare in questa direzione. Quindi lo scudo che crea questo guerriero è più interiore
più che una reale difesa esteriore, è una certezza che noi che il guerriero comprende dentro di sé, e poi quindi può gestire per portare a casa risultati e tesori per il bene comune, ovviamente, della tribù. Nel kin invece dopo, che è il 37, la terra rossa spettrale, e qui abbiamo appunto il tono dissonante, che è come sempre di grandissimo insegnamento, proprio di forza, che ci dà nello sfidare la mano, che è appunto l'avatar, e quindi il corpo, diciamo il veicolo fisico, il corpo umano, si apre il canale e innesca appunto ciò che è l'attivazione alta della terra, quindi il canale ripristinato, che appunto ripristina questo antico sapere e antico e sottile legame che univa diciamo le nostre menti a mente terrena, che era quella semplicemente del verbo, e quando invece non esisteva il verbo, noi agivamo telepaticamente, quindi attraverso questa riconnessione noi ci riapriamo a questo tipo di linguaggio universale, che appunto parla di segni, di codici, di numeri, che è il linguaggio divino, e quindi l'espressione del sé, diciamo, senza il bisogno di verbalizzare, senza quindi attivando questo terzo occhio, questa ghiandola pineale, che con la terra appunto può essere riattivata, e quindi intellettivamente ci rende consci di questo nostro potere, e ci rende pari poi ai nostri fratelli galattici, perché possiamo essere più aperti verso differenti dimensioni, differenti appunto pianeti e fratelli stellari. Nel giorno 38 poi abbiamo lo specchio cristallo bianco, che ci riflette. Allora questo specchio, questo riflesso in questo specchio numero 12 cristallo, ci fa capire quanto sia importante, quanto sia sacra, diciamo, la riflessione, che è alla base di ogni dottrina o comunque pratica che non sia necessariamente religiosa né filosofica, semplicemente ci unisce all'interno di questo infinito riflesso e di questa proiezione infinita che noi stessi emaniamo e siamo attraverso e negli altri, e ci rende quindi questa consapevolezza ci rende consapevoli di essere tutti necessari l'uno all'altro, senza assolutamente dover sentirci separati, insomma, e quindi non quindi disgregati, insomma. Questo specchio vuole unire in ciò che è sacro e in ciò che è la visione sacra iniziale, e quindi portare la guarigione poi emanandola appunto attraverso lo specchio verso tutti, verso l'esterno. Poi abbiamo appunto il finale, la 39, la tempestona cosmica blu, tremate, quindi qui siamo pronti a trascendere tutto questo caos che ci scartabella a destra e a sinistra, questa tempesta, e ci riporta a rinnovare quel nucleo pacifico, quindi di noi stessi, semplicemente stando nella presenza e nella coerenza della nostra forza innata e nel potere innato autorigenerante che porta questa tempesta molto forte, e questo equilibrio, quindi questa calma, questa calma viene ritrovato, e
quindi qua si parla di resilienza, si parla di creare energia dalle nostre stesse ceneri, da ciò che è stato sacrificato e che è finito, diciamo, e bisogna lasciare andare. Da qui può nascere e può appunto prendere forma, essere terreno fertile di questo nuovo terreno, di questa nuova trasformazione che ci chiede questa tempesta. Qui siamo pronti e quindi a nuove avventure, nuovi colori, siamo autorinnovati e creiamo quindi questa nuova immagine di noi stessi autonomamente, di questo nuovo umano che è pronto per questo nuovo mondo, che è più in armonia, è più sano ed è più appunto connesso con diciamo, il fluire naturale del tempo e quindi è più in armonia con il pianeta anche. Perfetto, ce l'abbiamo fatta, abbiamo finito l'onda. Adesso vi leggo il meraviglioso poema galattico di Argüelles sull'archetipo dell'avatar numero 7, quindi il numero 7, un numero molto sacro, è il settimo kin. Io sono, e recita, io sono l'avatar codificato dalla mano blu. Attraverso il potere del 7 mi muovo nel tuo mondo. Scendendo dalle altezze cosmiche dei 7 cieli, posseggo le chiavi dei 7 giorni della creazione. Io sono colui che porta a compimento il costruttore delle forme, colui che struttura i mondi che verranno all'interno dell'architettura interdimensionale. Io lastrico il sentiero della conoscenza affinché tu ricordi di sapere, di guarire, di portare a compimento. Queste parole te le mostro anche perché tu le possa realizzare attraverso ogni tua azione, perché io sono il custode dell'alleanza che unisce tutta la conoscenza per guarire l'anima del mondo. Il codice è nel mio essere, un enigma avvolto nel mistero che lascia indizi divini a chiunque incontro. La mia missione è di esemplificare ciò che gli altri ancora non conoscono. Perfetto. Grazie, grazie Moonchild. Apriamoci quindi tanto alla conoscenza in questo periodo e alla mente, perché ci sarà molto anche da imparare, molto che arriverà di nuovo per poterci evolvere. Ok, grazie mille. Grazie mille a tutti, grazie di averci ascoltato e buona onda, buoni 13 giorni, buon percorso. Ricordatevi sempre di sentire dal cuore, come dico sempre, e assolutamente rimanete nel portale dell'amore dove c'è tutto, dove vi potete ritrovare e dove potete anche ritrovare quella strada che magari avete perso o state camminando esattamente nella vostra strada. Quindi buon lavoro, grazie Rossa, la onda rimane registrata per cui la potete rivedere quando volete e la metterò anche sul canale YouTube, quindi trovate tutti i nostri video in Shams di Autorà. Quindi grazie di seguirci e buona serata, grazie di averci ascoltato e mille baci, grazie a tutti, grazie Donato, grazie. Ciao, un bacione a tutti. Grazie a tutti, grazie. Ciao, un bacio.